Io mi chiamo Pasquale e sono di Tropea e abito qua in questa campagna. Mio papà si chiamava Domenico e mia mamma Rosa e sono morti. E allora io sono rimasto qua da solo e vivo in questa casa. Continuiamo a lavorare sta terra, prima facevamo tutto, facevamo cipolla, tutto a mezzadria. Cipolla, finocchio, insomma avevamo i limoni, avevamo tutto quello che facevamo a metà. Mi sono cresciuto qui nella campagna e mi piace perché pure fare lavoretti, ho gli animaletti, insomma. Il cane si chiama Stella, me l'ha data una mia cugina che aveva 5 anni o 6. Ha già partorito una volta e ce ne ha fatto 5 allora. Adesso un mese e 10 giorni fa me ne ha fatto 7 qua. Questo è un altro cane, si chiama Tom, ci ho messo il nome Tom, se n'è venuto da solo e non se ne andava 6 mesi fa. È venuto da solo, è entrato qua dentro, non se ne andava. Poi si fermò qua e pigliai un legai. Io già a 12 anni mi ho messo con mio papà a lavorare, a zappare, a fare tutto. Adesso camminiamo, ci vediamo, faccio vedere la casa. Pianta di fico. Questa è la pagliaia che tenevamo i mucchi. Più grande tenevamo un fieno per le mucche. Avevamo 2 mucche. Dopo, piano piano, ne abbiamo tenuto una, che non potevamo tenere 2. Poi una e poi niente. E là c'è la casa che abitavamo noi. Questi sono secchi per l'estate per l'acqua, per annaffiare in caso si rompeva l'acqua qua. Per annaffiare la prendevamo con i cati, con i secchi piccoli e la portavamo lì e annaffiavamo. Qua c'è la lavatrice. Dopo facevamo un bagno dentro, e andavamo dentro e fuori. Allora prima avevamo i polli, i galline, i polli. Dove mangiavamo, no? E allora tenevamo più per l'ova e per tutte cose, insomma. Questo fondo si chiama peperna, colone noi si chiama. Colono sempre con il padrone. Mio cognato una volta lavorava a Roccanettuno, quando hanno costruito Roccanettuno. Tu facevi questo gainaro qua, io lo chiamo gainaro a dialetto, che aveva più di 20 anni, 25 anni. Io l'ho riparato 3-4 volte, l'ho riparato come un pozzo. E tutte queste bottiglie per non ci mettiamo l'acqua, perché dato che a Tropea l'acqua dalle volte si guastava sempre, non ce n'era. Non ce ne mandavano, l'estate ce ne mandavano poca, di giorno ce la davano, ma poi la tagliavano la sera e non veniva più. Qua c'è un solo coniglio, bianco. Adesso vi sei stato. E non posso vedere io. Che a casa mangio la cosa non mi scappa. Vedete che ci chiudo quella cosa. Poi avevo questo pezzettino di giardino qua, di pomodoro, di barattoli, i messicani così, per i vivi, perché tutti gli anni in testa che non vanno. Tutti questi mesi, pure qua, sempre poi fatto per sbagliamo qua all'orticeo, quando avevo i piantini piccoli. E questo pomodoro un po' più come tu nostro. Per noi, questo è che cantiamo più tardivo, avevo un mese e mezzo fa che cantiamo, pure più. Allora questo pezzettino di pomodoro lo facciamo, ne mangiamo un po' l'uno. Monte piglione sta più grosso, il basilico, questo per mettiamo in succo, facciamo l'insalata, in pomodoro. Mo cominciano sugnu quasi buone, ma non buone. Sul russo sì, ma non buone che bollite. Ci vuole sempre un'altra 15 giorni, perché il tempo suo è tutto ottobre. La casa che l'hai affittata, che mi ha cattopato una volta, che aveva più di 20 anni.
e non mi piace questa cane, perché mi piace che è a campagna, abituato perché ho cresciuto e cane sono abituato al cane. E qua facciamo tutto, un pezzetto di pomodoro facciamo, anche un'altra cosa la facciamo e mi piace che almeno quando mi alzo una cosa piglio, guardo e vedo tutta la campagna. È vero che non è che mi faccio, ma aiutiamo un poco io, un poco fratello mio e facciamo insieme. E almeno mangiamo una cosa genuina, che chissà che accattiamo cose non servono niente. Queste hanno un sapore bellissimo, buono, buonissimo, ma che compriamo non hanno nessun sapore. Quello è un gesso, una pianta di gesso, dimora di quelle nere che si fa lo sciroppo. Il tempo è tra giugno e luglio. Si fa la mura, è buona per mangiare cosine e si fa pure lo sciroppo. Per cui sape fare, che io non lo so fare. Questa è la pianta di noci. Ma ancora non so buone, se ne stanno cadendo tutte, io come cade ne ricoglio anche, che se mi vanno sotto la pelle scifolo e cado. E io sto raccogliendo, ma non è che sono mature. Quando c'era papà che dormeva, sia al giorno, riposavamo, sia al giorno e sia a notte. Dormiamo il cane. Questa è la macchina. Insomma, quando Vitka cominciò a cacciare ruggine, mi comprai un goccio di pitto e un barattolo di pitto e a figlia, a pettaio che aveva 5-6 anni. Una volta, tanti anni fa, mi ruppero il tappo e allora io pigliai e dopo mi arrabbiai, lo trovai rotto, in la notte mi ruppiero, non so chi è stato, con un parente mio, può darsi sì, e mi ruppiro la prima volta. Mi ruppire e mi spararono un legno dentro. E dopo ci tenne così, no, non ci cattai più. Stegno sì, che questa mi serve, vai pure a Tropea, anche una banda, vai a vicino, ma catto un po' che c'è spesa. Ai santi, a Padre Pio, a tutti i santi. Io sempre a messa, ma non mi fido, non vai veramente abbastanza che non vai e mi avevo per televisione. E una volta aveva una figliola, una ragazza così, amici no, amici così, amici solo di quando siamo a spiaggia, di quando siamo qua pure, quando passano ti salutiamo. Anche che a trovare, a ritagliare in un giornale, anche che mi piace, mi porto cane. Vedete che di fatto c'è pure la Madonna qua, che ha comprato una volta a Monteporo. I suoi amici con tante tedesche pure, che ne scriviamo, io scrivo a loro e ci mando delle cartoline. Avete tante pure gente che stanno soli. Questa è la mia casa, che abito cane che voi so già da più di 100 anni. No, 100 anni no, i genitori miei. Qua allora dormo la notte, qua mi riposo di giorno. Questi oggetti miei, giacchetti, quelli che mi regalarono, quelli che comprava, e la cane. Quando a terra uso i vecchi, quando poi ne esco che vai a qualche parte uso i nuovi, sia berrette, sia mi cambio, dall'armadio cambio un mondo di robe. Di ciò mi hanno regalato robe che mi danno amici miei, che sono robe buone. Quando sono buone mi taglio e lavo i butto dalla spazzatura o i taglio per straccio, mi pulizzo i piedi. Queste sono tutte sante di una volta. C'è la Madonna, Santa Domenica, il crocifisso, il cane. La Pietà qua di Roma mi ha regalato certi amici miei che vennero di Roma, che una volta abitavano qua. Io, sono amici nostri qua che quando ci fu un vescovo, quello sarebbe questo qua. Queste cartoline i taglio per ricordo, no? Perché ci sono i santi, cartoline che mi mandavano. Davide Torino, tanti saluti da parte mia. Stai bene, Pasquale. Tamara, questa è un'amica mia che si trova in Germania, che veniva qua sempre 2 anni fa e faceva semi
ci davamo i gattini con il beverolo, con la siringa, e passavamo i cagnolei, davamo da mangiare i cagnolei. Donami com'è, questi quattro torri. Le quattro, sai, qua è scritto Parigi, le Parigi. C'è scritto, allora, tante salute a tutta, quella non l'ho interpretata. Tante salute a tutta la famiglia e auguri di buone feste. Avevo baffe una volta. Io di solito mi avanzava sempre dall'estate. Dopo mi tagliai i capi una settimana fa, perché ogni morso dopo faceva a cie. Poi fece un'amica mia da ferramenta, e mi disegnò a me, ha fatto con il bastoneo, con il cappello e con il panareo a forma che avevo con gli figli, e l'albero pure. Questa è la stanza dove era il papà mio, qua, che abitava, il tata e la mamma. Cosa di una volta che si compravano la mamma mia quando si sposarono. Sogno qua, e tengo sempre che mi piacciono, perché io sono devoto di tutti. Avevo tanti anni che sono ammalato di bronchite cronica, faringite, pigliavo queste medicine, avevo un mondo di anni che piglio medicine. Allora, queste sono tutte le foto. A me mi piacciono amici, a tutti, io rispetto a tutti, io e loro rispettano a me, perché mi vanno bene e io voglio bene a gente. Mandano descrivimenti, mandano foto, qualche volta qua, questi in Italia telefoniamo pure. Un momento, l'acqua per la pasta qua. Tengo la pasta e assai non mangio. Io faccio la raccolta differenziata, poi un appartamento alla plastica e un appartamento carta, cartone. Io non ho il cellulare perché non lo voglio, perché mi costa assai. E ho il telefono di casa che ho più di 20 anni. Ieri sera mi ho visto virus. Che penso? Penso che questi politici non vanno bene, che non fanno niente, fanno poco e niente. Come cittadino, bene bene non vivo, per la salute prima la cosa. Dopo, certo, non è che ho molto tempo per andare a visitare Tropea, a passeggiare qua, là, non c'ho tempo perché nemmeno mi sento. Quest'anno è così, poi il prossimo anno, se io ero un politico, la prima cosa per aggiustare le cose, mi metto un lavoro per tutta questa gente che sono disoccupati e che si ammazzano pure. Io ai giovani ci direi di tornare a lavorare, perché non c'è lavoro, a lavorare la terra, come era una volta. Perché lavorando la terra si produce e si fa tutto, insomma. Consiglia ai giovani di fare una vita buona e di trovare, gli auguro con tutto il cuore, di trovare lavoro per tutti. Secondo l'ultimo rapporto Svimez 2013, la Calabria è di fatto la regione più povera di tutta l'Europa. Le aziende agricole attive sono l'8,5% del totale nazionale. Il 20% della superficie è coltivata con metodo biologico. Quasi 10.000 le imprese nate sul territorio nazionale nonostante la crisi, è quanto emerso da un'analisi di Coldiretti. L'agricoltura è l'unico settore a crescere e creare lavoro.
Dal 2010 si sta registrando nelle campagne italiane una tendenza nuova. Sono sempre di più i giovani, di cui il 26% sotto i 30 anni, che completati gli studi decidono di tornare alla terra. I nuovi contadini hanno un potenziale economico altissimo. Il 30% degli agricoltori ha un titolo di studio elevato. Il 33% delle aziende agricole sono guidate da donne, che aprono le porte delle loro aziende ai turisti e creano fattorie sociali e didattiche. I giovani non sono bravi solo con vanga e trattore, ma stanno svecchiando la professione attraverso le nuove tecnologie ed il web. Sono più attenti alla qualità delle colture e alle coltivazioni biologiche. I fondi strutturali erogati dall'Europa per il prossimo settennio 2014-2020 ammontano a 31,8 miliardi di euro. La Calabria ha delle potenzialità. Valorizziamole. Queste hanno un sapore bellissimo, buono, buonissimo.